Ciao amici, bentornati o benvenuti sul canale Segreti da Chef. Questa settimana vi porto a scoprire un antipasto classico che fa parte delle mie nuove spinte innovative, mantenendo comunque sempre presente la tradizione e la ricetta tipica italiana. In altre parole, le idee di partenza sono sempre rivolte alla tradizione, in particolar modo alle materie prime, che rispecchiano la tipicità ma con la sperimentazione di tecniche di cottura moderne e abbinamenti particolari. Questa settimana parliamo infatti dell'insalata di mare di seppia e mazzancolle nella loro bisque, servite con un gel di rapa rossa e una crema di piselli decorata con dei crescioni cress fatti in casa. Solitamente nella tradizione italiana è un piatto servito come antipasto freddo, ma oggi ve lo voglio proporre tiepido. Partiamo con il definire gli ingredienti. Le mazzancolle che le andremo a pulire dal carapace per poi farci una bisque. Qua ho già preparato le verdure, cipolla, carote, finocchio, sedano, zucchine, tutto quello che avete che vi rimane lo andate a mettere in una pentola con un goccino d'olio e cominciamo a soffriggere. Poi le seppioline, piselli, acqua gassata, pepe, sale, aglio in polvere, limone, la barbabietola che ho già fatto in un video precedente, qua sopra e in descrizione vi lascio il link, e un po' di olio evo. Iniziamo subito col togliere il carapace alle mazzancolle. Tiriamo via in questo modo, tiriamo via anche la testa. Tiriamo via l'intestino, altrimenti sarebbe brutto alla vista e comunque lascerebbe un sapore sgradevole. E così procediamo per tutti. Bene, pulito anche l'ultimo, andiamo a sciacquarli. E prepariamo la vasca dove le andremo ad appoggiare, gli diamo una sciacquata, li mettiamo nella vasca d'acciaio e visto che ci siamo facciamo anche le seppie. Le seppie se non sono già pulite così le dovete privare del loro inchiostro e togliere la membrana. Queste sono già pulite, quindi anche queste le vado a appoggiare nella vasca d'acciaio. Una sciacquata veloce e ora le andiamo a sanificare con un po' di acqua gassata e fredda. Basta così, l'importante è che siano tutte coperte. Copriamo e lasciamo qua per 10 minuti. Intanto che queste si sanificano andiamo a impostare il runner. Il runner abbiamo bisogno di fare 3 cotture differenti con 3 temperature differenti. Il primo è la mazzancolla che la andiamo a cuocere a 52 gradi per 20 minuti. Quindi aspettiamo che si scaldi, nel frattempo andiamo a fare le altre preparazioni e aspettiamo che finiscano di sanificarsi le mazzancolle e le seppie. Prendiamo i nostri carapaci e andiamo a fare la bisque. Qua le verdure stanno cominciando ad appassire. La bisque questa volta la voglio fare in modo diverso. L'ultimo corso che ho fatto con un docente all'alberghiero di Pesaro sulle cotture a bassa temperatura mi ha dato un grandissimo spunto per fare la bisque e il fondo bruno con la cottura, con la tecnica della cottura sottovuoto, senza dover lasciare bollire ore e ore e ore. Ora vi faccio vedere il procedimento che mi ha insegnato, che secondo me è una buona soluzione, risparmiamo un sacco di tempo e viene un prodotto eccellente. Quindi alzo un po' la fiamma, alzo un po' la temperatura qua per far appassire un po' di più. Nel frattempo vado a cuocere anche i piselli, li metto in una padella, gli aggiungo un po' di sale. Intanto qua giriamo per fare appassire tutti gli odori. Negli odori potete mettere, come ho detto prima, tutto quello che avete di scarto dalle cotture precedenti. Io gli ho messo il finocchio, che è la parte esterna del finocchio che più dura non si mangia, un po' di cipolla bianca che mi era avanzata, un po' di cipolla rossa che mi era avanzata, le zucchine che avevo fatto, avevo lasciato da una parte la parte iniziale e la parte finale, la carota non mi era rimasta, quindi l'ho messa intera, l'ho tagliata, altrimenti anche le carote sbucciate, la buccia delle carote la potete tenere da una parte
Ovviamente tutto sanificato, messo a bagno con un po' di bicarbonato, pulito bene perché a contatto con la terra potrebbe essere pericoloso, portare batteri, e una volta che è sanificato e asciugato andiamo a fare la nostra bisque. Aggiungiamo l'acqua ai piselli e accendiamo, li facciamo bollire. Qua nel frattempo si è appassito, possiamo aumentare un po' la temperatura e buttiamo giù i carapaci. Mi raccomando, stiamo attenti a non buttare giù il budello, perché come ho detto prima amareggia, non è più antiestetico perché comunque qua dopo andremo a filtrare tutto, ma darà quel sapore di amaro. E adesso facciamo tostare il carapace. Sono passati 10 minuti. Carta assorbente. Prima di tutto andiamo a tirare su le seppie, dopo vi spiego il motivo. Le tiriamo su, le mettiamo nella carta assorbente, le tamponiamo. Intanto ricordiamoci ogni tanto di girare la bisque, poi non c'è bisogno che siano asciutte, anche se sono un po' umide va bene. Le mettiamo in una ciotola, le aggiungiamo un po' di sale, poco, non tanto, un po' di pepe, stesso poco, non tanto, aglio secco, anche questo appena appena, e gli mettiamo un goccino di olio extravergine, quello buono. Poi con un cucchiaio giriamo bene, le mettiamo dentro un sacchetto sottovuoto, mi raccomando sempre rigirato per non compromettere la chiusura. Gli aggiungiamo anche quel po' di succo che è rimasto sotto, li rigiriamo, stendiamo, e pronte per andare a mettere sotto vuoto. Le appoggiamo qua vicino alla macchina. Ora stesso procedimento per le mazzancolle, le tiriamo su, le mettiamo nella carta assorbente. Quest'acqua gassata la possiamo buttare via, tamponiamo e le rimettiamo nella stessa ciotola. A me in cucina, oltre a non sprecare, a non avere sprechi alimentari, non mi piace neanche sporcare più del necessario. Quindi perché prima ho fatto le seppie e poi le mazzancolle? Perché le mazzancolle vanno condite allo stesso modo delle seppie, ma con l'aggiunta del succo di limone. Quindi tanto vale che qua ci andrà comunque sale, pepe, olio, aglio e in più il limone. Quindi tanto vale che le condisco qua, ci aggiungo il limone e non sporco un'altra ciotola. Poco poco sale, poco poco pepe, poco aglio. Vedete, basta veramente poco, un po' di succo di limone, anche qua non esageriamo, ricordiamoci che tutto quello che è nel sacchetto sottovuoto non evapora, rimane lì, e un goccino d'olio. Giriamo, il runner è arrivato a 50,4 gradi, quindi bisogna che accelero e metto sottovuoto i gamberoni che sono i primi ad andare su. Ricordiamoci della bisque che è quasi pronta, il sacchetto. Sicuramente il runner arriva a temperatura prima che io ho finito, quindi dopo lo vado a reimpostare, tanto la temperatura ormai c'è, e poi lo metto dentro. Andiamo intanto a mettere sottovuoto questi, quindi anche qua sdraiato, ritiriamo su, tutti belli sdraiati. Ecco, è arrivato a temperatura, io non ho finito. Bene, andiamo a sottovuotare, li stendiamo bene e li chiudiamo sotto vuoto, e intanto io vado a rimpostare il runner. Bene, il runner impostato, aspettiamo un attimo che arrivi di nuovo a temperatura e poi li immergiamo, e intanto vado a sottovuotare anche le seppie, stendiamo bene e via. Arrivata a temperatura vado a immergere le mazzancolle. Nel frattempo vado a prendere la soluzione di acqua e sale fredda dal frigorifero per poter raffreddare immediatamente mazzancolle e seppie. Poi non scordiamoci della bisque che è fatta, quindi la metto qua a raffreddare un po', e dei piselli che sono quasi fatti anch'essi, quindi li facciamo finire di bollire e poi teniamo da una parte anche quelli. Cottura quasi terminata. Nel frattempo, come ho detto prima, ho già preparato la soluzione di acqua, sale, acqua fredda e sale. La tavoletta di ghiaccio è qua per far raffreddare più in fretta possibile. Bene, cottura terminata, tiriamo via immediatamente e li mettiamo a raffreddare col ghiaccio. Rimpostiamo il runner a 60 gradi
per 20 minuti e lo avviamo per la cottura delle seppie. Lo teniamo qua da una parte. Nel frattempo che si avvia il preriscaldamento andiamo a finire la bisque. Il sacchetto lo metto qua nel contenitore per poterlo far stare in piedi. Ne andiamo a mettere la tara e poi gli aggiungiamo gli odori e i carapaci che li andremo a pesare, perché nella busta va lo stesso quantitativo di odori e carapaci di acqua. Puliamo bene la padella. Sono 345 grammi e li andiamo ad aggiungere 345 grammi di acqua fredda. Nella macchina sottovuoto, mi raccomando, non va messo mai alimenti o liquidi caldi, vanno sempre prima fatti raffreddare leggermente di più, non sono quei 5 grammi che fanno la differenza, e li andiamo a sottovuotare. Adesso che abbiamo del liquido dentro dobbiamo stare attenti che non venga per sopra, altrimenti lo andiamo a sgasare. Nei video precedenti vi ho già fatto vedere come si procede per la sgasatura. Non ne ho avuto bisogno, è terminato. Controlliamo il runner che è quasi arrivato a temperatura, quindi pronti per andare a immergere anche le seppie. Teniamo qua da una parte la bisque. E appena abbiamo cotto le seppie impostiamo il runner per andare a cuocere la bisque. Bene, arrivato a temperatura, immergiamo, avviamo la cottura. Nel frattempo tiriamo via il ghiaccio e sentiamo che i gamberoni sono freddi, e questi li appoggiamo in frigo fino al momento di andare a comporre il piatto. Nel frattempo che si cuoce qua possiamo anche andare a fare la nostra crema di piselli. Quindi prendiamo il blender, priviamo di un po' di acqua dei piselli ma non tutta, mettiamo dentro e la andiamo a frullare. Controlliamo che sia frullata bene. Ok, adesso ci sono due scuole di pensiero. Una è quella di andarla a setacciare un pochettino. A me invece piace di questa consistenza, quindi la vado a rimettere nella pentola perché la voglio che risulti comunque non troppo acquosa ma abbastanza ruvida, e nello stesso tempo mi piace che sia leggermente più densa, quindi per questa quantità gli vado ad aggiungere all'incirca 1 grammo di agar agar. Mescolo, e per attivare l'agar agar la devo riandare a mettere su nel fuoco. Mescolo bene e vado a farla bollire per 1-2 minuti. Nel frattempo qua le nostre seppie sono quasi cotte, quasi terminato la cottura. Soluzione di acqua e sale fredda, ghiaccio pronto, nuovo, non quello prima delle mazzancolle. Continuiamo a mescolare fin quando non riprende il bollore. Ora attendiamo 1-2 minuti. Nel frattempo assaggiamo se va bene di sale. Perfetta, terminata bene. Subito immersa nell'acqua fredda con il ghiaccio. Spegniamo e lasciamo qua, pronta per andare a comporre il piatto. Impostiamo il runner per la cottura della bisque, quindi 85 gradi. Mi piace anche ricordarti che se ti piacciono i miei contenuti e le ricette che ti propongo, ti sarei molto grato se mettessi like al video e lo condividessi con i tuoi amici. Se poi ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale attivando la campanellina così da venire avvisato delle pubblicazioni di nuovi video. Per 40 minuti. Qualora ti servisse approfondire l'argomento con libri specializzati o hai la necessità di qualche attrezzatura, nel primo commento di ogni video trovi dei link Amazon. Acquistando attraverso essi, a me il sito riconosce una piccola percentuale, mentre per te il prezzo rimane identico. Grazie in anticipo qualora decidi di fare i tuoi acquisti tramite questi link. Aspettiamo che si preriscaldi e poi inseriamo. È quasi arrivata a temperatura per buttare giù la bisque. È buona prassi munirsi sempre di un pennarello e segnare la data e cosa c'è all'interno della busta. Io in questo caso negli ultimi video non lo sto facendo perché
utilizzo subito tutto quello che vado a proporvi nelle ricette. Però se lo doveste conservare in congelatore o in frigorifero, sarebbe bene scrivere sempre qua, prima di immergerla nell'acqua e avviare la cottura. Lo buttiamo giù, perfetto, è arrivato a temperatura, immergiamo e facciamo cuocere per 40 minuti. Nel frattempo sentiamo le seppie se si sono raffreddate, bene, le tiriamo via con il ghiaccio e le mettiamo in frigorifero, pronte per questa sera per andare a fare il piatto. Bene, finita la cottura, tiriamo via, pestiamo e andiamo a scolare immediatamente il liquido che c'è all'interno. Lo filtriamo nel setaccio e poi quando sarà ora lo andremo a ristringere. Nel frattempo anche la crema di piselli si è ristretta e poi la andiamo a frullare nel blender per renderla più liscia. È arrivata la sera, quindi il momento di andare a finire il piatto. Andiamo a mettere su, accendiamo la piastra induzione e poi mettiamo su anche una padella, cominciamo a scaldare senza aggiunta di olio, senza aggiunta di niente, per andare a segnare le mazzancolle e le seppie. Anche per questa ricetta voglio andare a fare la presentazione con 3 piatti diversi e 3 presentazioni diverse. Prendiamo la crema di piselli, in questo piatto lo mettiamo nel mezzo, in questo gli andiamo a fare dei segni così e in questo gli andiamo a fare dei puntini in questo modo, di diverse dimensioni e sparsi nel piatto. Nel primo piatto andiamo a creargli un cerchio, poi col gel di crema di rapa gli andiamo a creare un disegno. In questo gli facciamo, proseguiamo con lo stesso disegno e qua lo stesso. E andiamo a fare dei puntini sparsi di diverse dimensioni. Ora apriamo le seppioline, le scogliamo dall'acqua in eccesso e le tamponiamo un po' nella carta assorbente. Il liquido rimasto lo andiamo a buttare via. Poi apriamo anche le mazzancolle, scogliamo anche queste e le andiamo a tamponare anche queste dall'acqua in eccesso. Le asciughiamo bene anche sopra e questo liquido rimasto lo andiamo a versare nella bisque. Mescoliamo e facciamo ristringere. Qua la padella è calda, alziamo un po' la temperatura e cominciamo ad andare a segnare le mazzancolle. Finiamo di tamponare anche le seppie. Giriamo di tanto in tanto la bisque, giriamo anche le mazzancolle. Quando saranno segnate in questo modo le togliamo, le appoggiamo qua nel piatto e andiamo a segnare anche le seppie. Bene, le possiamo tirar via. Appoggiamo le seppie nel piatto in modo sparso. Cerchiamo di dividerle in parti uguali. Poi nei commenti qua sotto fatemi sapere qual è la presentazione che vi piace di più. Ora gli mettiamo le mazzancolle . Gli mettiamo qualche pomodorino in confit per fare un po' di colore, i cress, però senza esagerare, giusto per dargli quel tocco di eleganza, e in ultimo la bisque calda. Il gioco è fatto, anche questa settimana non mi resta che augurarti buon appetito, ma non prima di averlo gustato. Piatto super colorato, invitante, guardate. Profumo intenso,
Tepore insolito per questo antipasto. Con questo leggero calore ha reso questo piatto tradizionale ancora più invitante e unico. Provatelo e non ve ne pentirete. Spero tanto di averti fatto divertire con la preparazione di questa ricetta. Mi farebbe tanto piacere se provassi a realizzarla anche te a casa tua. Se poi ti fa piacere mi invii le foto del piatto finito al mio Instagram. In descrizione trovi tutti i miei contatti e io provvederò a pubblicarlo con tanto di dedica. Piatti chiari e amicizia lunga. Ciao, al prossimo video!